Ciao, sono Ferruccio e con questo breve video vorrei spiegarti come funzionano in Revit gli snap sia d'oggetto che quelli angolari, ma soprattutto come andare a settarli al meglio per utilizzarli poi nei tuoi progetti Revit. Come vedi ho già aperto Revit, il file di Revit che ho aperto è un modello architettonico normalissimo. Andiamo subito nella scheda Gestisci e andiamo a cliccare su Snap. Li hai usate molte volte? Forse non hai approfondito l'argomento e non ti preoccupare, adesso vediamo quali opzioni abbiamo. Innanzitutto gli snap sono sempre attivati, se li vuoi disattivare clicchi qui ovviamente, oppure ti ricordi che da tastiera in qualsiasi momento, perché ricordati un comando trasparente, puoi con SO togliere gli snap e disegnare liberamente. Poi hai degli incrementi snap sulla quota di distanza, vuol dire che man mano che ti muovi nella digitalizzazione di un muro, per esempio, questi sono gli snap preimpostati: 1 metro, 10 centimetri, 20, mezzo centimetro. Gli altri invece sono gli snap della quota angolare, cioè quando punti in un punto qualsiasi, disegni un muro, per esempio, sai che l'angolo lo devi impostare te, però spesso mi viene detto: sì, ma come faccio a sapere io che angolo metto? Ti imposti gli snap in base a quelle che sono le tue abitudini di disegno. Gli altri sono tutti gli snap ad oggetto che sei abituato a utilizzare fin da quando lavoravi in AutoCAD, come me per esempio, e che lasci normalmente sempre tutti attivati, ma si possono selezionare o deselezionare. Diciamo che è la cosa meno interessante. Clicco su annulla, andiamo nella scheda architettura, clicco sul comando muro e disegno una parete. Inizio a disegnare una parete. Dunque, parlavo di snap ad incremento di distanza, cioè nel momento in cui io vado a disegnare un oggetto qualsiasi, snapperà, cioè tendenzialmente il mouse si fermerà sulle quote che hai visto precedentemente, come si ferma man mano che io vado avanti su determinati punti, ovviamente in base alle, come si dice, alle opzioni che sono state messe nella tabella snap che abbiamo visto un attimo fa. Ok, però io come posso influenzare questo? Clicco su ESC 2 volte, torno in gestisci, vado a cliccare sugli snap e dico: "Okay, cancello tutto quanto". Benissimo, non ti preoccupare, siccome è successo anche a me, ti metto in descrizione gli snap, sia quelli della quota di distanza sia quelli angolari, così non li perdi, poi in casomai ti fai un copia e incolla, ma per esempio mettiamo 50 centimetri per quanto riguarda lo snap della quota di distanza e mettiamo 10 gradi, solo 10 gradi per gli snap angolari. Gli do OK. Adesso riprendo tasto destro, comandi recenti, riprendo il comando muro, clicco in un punto qualsiasi e vado ad osservare. Allora, innanzitutto, mentre mi muovo orizzontalmente, vedete che mi avvicino alla quota dei 50, il mouse leggermente si ferma. Adesso io mi sposto pian pianino, però vedete che se io clicco qui faccio 50 centimetri. Nello stesso modo vado avanti di incrementi di 50 e di tutti gli incrementi che io ho messo nello snap, quindi 25 centimetri, 10, 1 centimetro, mezzo centimetro, magari addirittura troppo, e andrò a snappare su tutti questi incrementi, quindi ogni 25, compresi anche i 50, quindi a quel punto lì mettere 50 non ha molto senso, ok? Perfetto. E quelli angolari? Beh, quelli angolari sono ogni 10. Al primo 10, vedete, il mouse tendenzialmente si ferma, al secondo 10, cioè a 20, si ferma. Una cosa però succede ai 45, quindi 30, 40, eccoci qua, ok. E a 45, invece che andare avanti fino ai 50, comunque Revit vi mette una linea tratteggiata che prima non avevate visto, perché normalmente in ogni caso, anche se gli snap fossero messi ogni 13 gradi e mezzo, per esempio, o a multipli di 13 gradi e mezzo, ogni 45, 90, 135 e avanti così, l'ho mancato clamorosamente il 135, e avanti così fino a 360 snapperà, cioè tendenzialmente si fermerà in ogni caso, sempre e comunque, ogni 45 gradi. Benissimo. Quindi disegno un pezzettino di muro e ne disegno un altro qui e volevo farli, ecco, arrivare uno in linea con l'altro. Perché in linea? Tasto destro,
comandi recenti, disegno un muro. Come potete notare, ma l'avete visto fare 1000 volte, ogni volta che voi vi posizionate in linea con un altro oggetto c'è un aiuto al disegno che è il prolungamento. Ma questi prolungamenti dove si trovano? Beh, li abbiamo visti prima, scheda gestisci, snap, vado a togliere lo snap ad oggetti remoti, quindi lo levo, gli do ok, tasto destro, comandi recenti, riprendo, probabilmente era ancora dentro il comando, non importa, comandi recenti, riprendo il comando muro, adesso non sente più gli oggetti vicini, non ci sono più allineamenti, però se a me servisse, tasto destro, sostituzioni di snap. Attenzione che per le sostituzioni di snap dovete avere la versione 2022.1, ok? Quindi l'aggiornamento punto 1 perché avete gli snap sul punto medio tra due punti che vediamo fra poco e lo snap ad oggetti remoti funzionerà una volta sola e poi non funzionerà più. Perché? Perché io scheda gestisci, snap, l'ho disattivato qui. Vedete che il comando è trasparente, io posso attivare e disattivare, ho sbagliato gli snap angolari, ho bisogno di uno snap nuovo sia angolare che di distanza, avete già capito. Perfetto. E l'altro? L'altro snap, tasto destro, comandi recenti di nuovo, creo un muro architettonico che vorrei fosse esattamente nel mezzo fra questi due. Cosa avremmo fatto precedentemente? Disegno una linea, trovo il punto mediano, quello che mi serve, e da lì lo disegno. Tasto destro, sono sempre all'interno del comando disegna muro, sostituzioni snap, snap punto medio tra due punti, vi apparirà una grafica che clicco nel primo punto, fino adesso non avete mai visto, mi fa una linea verde di riferimento che in questo caso, attenzione, vedete che snap sui 10, torniamo con gli snap di prima, sui 10 gradi e anche probabilmente sui, no, in questo caso non lo farà. Io posso impostare anche una distanza e poi dire rispetto ai 3 metri mi fa il muro a 1,50 m, in questo caso non avrebbe molto senso, ma non importa. Io vado a selezionare l'ultimo punto a destra, che è quello in corrispondenza al secondo muro, e vado a creare una parete esattamente nella metà di quei 0,987 centimetri che mi ritrovo. Clicco e ho la parete esattamente nel mezzo. Ecco fatto. Allora, ok, scusate, mi era caduta una cosa. Giusto, siamo arrivati alla fine. Vi ringrazio per aver visto il video fino in fondo, spero di averti dato delle informazioni interessanti, importanti. Prima di andare via metti un like, metti un mi piace e, come si dice sempre, iscriviti al canale. Ciao, al prossimo video.